Здравствуйте, dорогие друзья! Benvenuti a Moscow Diaries, questa nuova serie di video sul mio canale con cui ho deciso di raccontarvi un po' le particolarità della mia vita moscovita, perché da quando sono qui a Mosca mi sono accorto che la mia vita si divide in due tipi di giornate. O sono a casa completamente inchiodato a lavorare al computer, oppure sono in giro a fare un sacco di cose strane seguendo mia moglie o incontrando persone di vario tipo, per cui ho pensato di raccontarvelo con questi vlog. E l'idea secondo me è talmente bella che quando ho deciso di iniziare, che succede? C'è il sole che splende a Mosca e credetemi che questa è una cosa che non succede mai. Cioè siamo a febbraio e l'ultima volta che ho visto il sole qui a Mosca era dicembre, quindi cercate di capire il livello di benedizione che c'è dietro questo bellissimo progetto. Siamo in questa zona post bellica, pre-sovietica, con queste fabbriche di cemento inquietantissime, dove vi porto nel backstage del nuovo video di mia moglie. La canzone si chiama Mama, se non ricordo male. Andiamo a vedere. Cercate di rendervi conto il livello di qualità delle strutture che ci circondano. Lassù penso che sia esplosa una bomba qualche giorno fa. Però non è una cosa assolutamente strana, non è la prima volta che mi trovo a girare dei video con mia moglie e spesso e volentieri tutti gli studi cinematografici o cose di questo tipo sono in strutture tendenzialmente fatiscenti e risalenti, credo, al periodo di Stalin. Ah, grande! Nastiusha! Привет, дорогая! Хороший. Lei è Nastia, la stilista. Adesso con Nastia cerchiamo di entrare nello studio perché è un delirio, come potete vedere. Qui praticamente uno rischia di ammazzarsi ogni 5 secondi. Vi надо помочь. Привет. Lei è Aliona. Hello. Привет. Aliona è la truccatrice, è un professionista del trucco, bravissima, in grado di rendere bello anche un carciofo, even artichoke. Non penso che sappia cosa voglia dire artichoke, lì non vanno fortissimo con l'inglese i russi, ma... Да, мальчик, я не готова. Не готова? L'operazione di trucco potrebbe richiedere qualcosa come 3-4 ore di solito, però qua non solo c'è il trucco in corso, per ottimizzare i tempi c'è anche la manicure. Levica. Intanto vi porto nell'altra sala trucco. Se la canzone si chiama Mama, come minimo ci deve essere anche la mamma. Ehi Fatima, mia suocerina. Это backstage. Questo qua invece è la zona dove verrà girato effettivamente il video, che ovviamente, nonostante il video si giri tra 20 minuti, non è minimamente pronto, è sporchissimo, pieno di roba così. Ma questa è una cosa tipica dei russi, che sono sempre in ritardo. Però comunque anche mia moglie è in ritardo e anche la truccatrice è in ritardo, sono tutti in ritardo e poi in qualche modo si trovano tutti nel punto giusto. È un miracolo. Значит, по кадрам. Сейчас мы начинаем с темной истории. Темная история, я имею в виду, это где вы с мамой в комнате. Значит, на кровати. Как тебя зовут? Алина. Привет. Alina, привет. Ты не говоришь по-английски, да? Очень плохо. Хочешь рассказать по-английски про видео? Транслируй. Привычка. Ci parliamo il linguaggio dei gesti. Da, ok, e parla della relazione tra mamma e figlio. Дочка вырастает, становится взрослой. La figlia cresce and then she has to go away. Grande! Ci siamo. Zdorova. Quando la figlia trova marito, che sono io in questo caso, in quel momento la mamma si preoccupa. Come? Почему мама переживает? Я молодец. Diglielo Nastia, скажи, я молодец. Конечно, молодец. Tutto a posto. Tutto a posto. Все в порядке. Tutto a Tutto posto. a posto. Vai. Allora, il video finisce con la mamma che capisce che finalmente non sono un criminale, ma la mamma si rilassa, uspokajается. Успокаивается. Сати приходит к маме, они обнимаются любовь. Quindi si vuole rappresentare la complicata e tragica relazione tra ogni madre e la sua figlia. Pensavate che me la sarei cavata, invece no, tocca anche a me. Che mi tocca fare nella vita? Avete mai visto una pistola che spara il fondotinta? Sembra quelle cose che si usano per fare il crème brûlée.
solo che non è caldo, è freschino. Ok, adesso il cerone me l'hanno messo, mi hanno messo anche la lacca, anche mia suocera è pronta, Fatima Gatova. Che belli che siamo. Che bella mia mamma. Tell us a little bit about the song. Mama always worry, it's her favorite behavior. Confermo, anche Yeah. mia mamma si preoccupa per qualunque cosa, beh, normale, ci sta. Normale, pergivare. Tranquilla, mamma, Tranquilla, tranquilla, io, sorella. And very often when in relationship it's just starting, mama is starting to worry, control something, and this is something we often go through. My mom is amazing. My mom is never. Devo dire, allora, io sono molto fortunato con mia suocera. Molto fortunato. Per due motivi. Primo perché è adorabile e secondo perché nessuno di due capisce cosa dice l'altro. Ecco, adesso mi hanno sbattuto fuori dalla stanza perché siamo arrivati al momento in cui si provano gli outfit e vedere mia suocera nuda anche no. Sembra che sia tutto quasi pronto. Questa è la camera da letto dove si svolge poi l'azione, il letto, la luce, un po' di misticismo in questa storia. Questa è la giga macchina da presa. Madonna che roba che è spaziale. Io non ho mai visto una roba del genere. Col braccio mobile, c'è una roba che si alza, fa tutte le cose spettacolo. Ясное небо за нами по следу, и туманы ходят вокруг. Sembra che la prima sia andata bene. Первый был хорошо? Хорошо смотри. Хорошо, смотри, красавчик. Sono in 4 che guardano uno schermo. Uno che muove la camera, poi ce ne saranno altri 5 che lo monteranno e io stupido che sti video li faccio da solo. È un'altra qualità, un'altra cosa, un altro livello. Oh, finalmente è pronta anche la mia adorata mogliettina. Ti gatova? Готово. La cosa bella è che lei è tutta figa, tutta attrezzata, ma c'ha dei calzini che sono orribili perché tanto non vanno nelle inquadrature. Покажи socks. Non si possono guardare. Allora, sta andando tutto molto bene. Sono tutte e due molto tristi. Qua ragazzi ci si strappa le mutande con sto video, ragazzi. Quindi in sostanza adesso loro stanno provando il movimento di camera per i dettagli, no? Vedi che vogliono provare a filmare la manina di Sati in questo momento che stringe la mano della mamma. E una volta che l'hanno filmata e poi la camera si alza. Una roba che io con la mia macchinettina qua, col cazzo che ce la faccio. Sono distratto un attimo, sono arrivati quelli della televisione qua, quelli di Must TV, che praticamente in Russia è come la MTV in Italia, una cosa del genere. Il microfono. Grazie, grazie. Come sto in TV? Potrei fare il conduttore televisivo. Intervistiamo Aliona adesso. Aliona, come andiamo? Come va col trucco? Как это макияж сегодня? Отлично. Отлично, как всегда. Когда Алена делает макияж, все. Вопросы, девочка. Да, скажите, наши гости. Скажите, как вы чувствуете себя, как муж с тобой? Очень хорошо. Когда муж со мной, Я согласен. так чудесно. И сколько ваш муж красивый? Он такой красивый, потому что мне макияж делают 2 часа, а ему 10 минут. Он такой красивый. Да, я вообще согласен. Ok, loro adesso hanno finito l'intervista, no? Cioè, continuano a farle sempre sta domanda dei bimbi. Perché questa ossessione con la proliferazione? Why this obsession? Ai russi gli piace questa cosa di fare figli. Però non so, io c'ho un po' d'ansia, devo dire la verità. I think you, with 30, Teach me how to do. Sì, spiegami come si fanno questi bambini. like a birds, I think. Nel frattempo hanno cambiato un po' tutto quanto. Mentre facevano le interviste hanno tolto il letto e hanno messo questo tavolo vintage con il grammofono, le candele che fanno un sacco atmosfera. Нам некуда дальше, ведь лучше не будет там. C'è una piccola complicazione tecnica perché stanno cercando di fare le riprese con i bimbi ma non si comportano bene, nel senso che sono totalmente indisciplinati. La stanno fregando con il trucco della televisione. Vieni, guarda la TV, non stare in mezzo alle palle. Perché in questo momento c'è mia suocera che fa il pane. Adesso invece cercano di convincerla a stare nascosta sotto al tavolo e a un certo punto uscire dal tavolo e soffiare sulla farina per fare quelle scene da mulino bianco. Ma la bambina non ne vuole sapere, non capisce niente. C'è la regista che sta andando fuori di testa.
Tentativo numero 2, va dall'altra parte, si mette proprio con lei e glielo dice nell'orecchio cosa deve fare. Soffia su sta cazzo di farina, soffia su sta cazzo di farina. Finalmente è arrivato il mio turno, devo cambiarmi, trasformarmi da così a così. Типа мне пойти в таком было нормально. Me l'hanno detto loro di vestirmi come da merino, non c'entro niente io. Poi Это надо гладить, аморчик. e che ne so io, mi ha messo vestito così. А? Nravится. Нравится. Dobbiamo ballare adesso. Ciao. Danzevali? Ballare? E non sono capace a ballare, perché mi chiedi di ballare? Pretend. Pretend. Allora, la scena che io devo fare adesso è, c'è mia moglie che va dalla mamma, la abbraccia e poi io devo arrivare lì a abbracciarle tutte e due, c'è una roba strana. Ehi qua. Questa sarebbe una scena molto più carina da fare, devo essere sincero. Però. Beve il tè. Sati arriva. Lei non crede ai suoi occhi. Tocca a me, tra poco tocca a me. L'ho presa. No, non era facile, volevo solo dire che non era facile arrivare a abbracciare, cioè scusate. Oh, mi sono distratto un attimo, ero convinto che toccasse ballare, è successo un casino qua. It symbolizes dirty of this world. But this woman, she's not from this world, you know. She's from another dimension. Ah, che bocce. Привет, Marina. Привет. Просто я вообще не понимаю, зачем. E adesso bisogna ballare. Ballare. Ballare! Amore! È metaforica. Quindi la scena che stiamo facendo deve rappresentare un amplesso metaforico. Sì, sì, sì. E perché non si potrebbe fare non metaforico? Конечно. Non metaforico, Не Prado. метафорико. Настоящий. Non so ballare io. А с ним я попадаю в этот рай, не смей, мама, держать меня дома. И если я падаю вниз, ты не спасешь меня. А с ним я попадаю в этот рай совсем. Non ho la minima idea di che cosa sia avvenuto. C'ho i piedi completamente neri, lordo fino al midollo e soprattutto ho fatto delle mosse porno davanti a mia suocera con sua figlia. Cioè, ragazzi, io... Che stai facendo? Non peggiorare la situazione. Ok, tutto figo, la regista è contenta, ha detto che la danza era molto sexuale, quindi andava bene, ma il mio problema è che adesso io ho i piedi che sono così tipo e... Ma Belin, Tumbelin... С ним я попадаю в этот рай, не смей, мама, держать меня дома. И если я падаю вниз, ты не спасешь меня. Allora c'è stata una piccola emergenza, nel senso che questa bellissima meraviglia qua si è rotta e l'hanno dovuta riparare. Tu non ti rompi mai invece. Ma quel che è peggio è che la stilista si era dimenticata il vestito di Sati, per cui l'abbiamo dovuto aspettare. Sono le 11:30 di sera, siamo qua dalle 9 di mattina, non lo finiamo più sto video, veramente. Сколько нужно еще? About half an hour maximum. Mezz'ora. Quando un russo dice mezz'ora vuol dire 2 ore. Di solito, più o meno. Il fatto è che questa è proprio la take principale, quella dove lei canta tutta la canzone avvolta da un'atmosfera eterea e che serve a intervallare tutte le sequenze che hanno fatto prima, però la fa a fine giornata quando è stanchissima e 13 ore che è qua. Vediamo. Non è brava, minchia sei brava. Dopo 13 ore. Oh, alla fine ce l'abbiamo fatta, è l'una di notte, dovevamo finire alle 10, quindi siamo 3 ore in ritardo, ma questa a Mosca è assolutamente normale. Sto mangiando una pizza veramente di gomma. Нормальная pizza. Sì, normale, sì. A Mosca è normale.
In Italia no. Però insomma abbiamo fatto un sacco di belle cose. Sembra che abbiamo fatto una giornata strana, ma in realtà è un giorno come un altro qui a Mosca. Al prossimo Moscow Diary.